Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Black XX della Samuel Gawitt, una latta da 50 grammi che contiene tabacchi Virginia in purezza curati al fuoco. È stata la prima latta che ho voluto aprire della ultima spesa che ho fatto, della quale ho fatto anche un video e vi lascio l'indirizzo, il link nella descrizione se lo volete andare a vedere, dove vi descrivo tutti e 14 i tabacchi che ho comprato. E questo è stato il primo che ho voluto aprire perché fra tutti quanti è stato l'unico che ha ricevuto commenti sia positivi che negativi, mentre gli altri hanno ricevuto tutti i commenti positivi, e questo per me ha destato molta curiosità. Un taglio rope, una corda che vi faccio vedere subito da più vicino. Ed eccola qua la nostra corda bella luccicante. Per effettuare il taglio utilizzerò un Opinel dall'antica tradizione francese con una lama molto fine che mi aiuterà nel effettuare delle fettine molto fine. Non pensate di poterlo caricare a rondelle o a cubetti, grandi o piccoli che siano, perché non brucerà mai, perché purtroppo questo tabacco non brucia bene, quindi prima di caricarlo dobbiamo lavorarlo per bene. Adesso mando avanti velocemente, ma in realtà ci ho lavorato di più per farlo diventare abbastanza fine. Ecco così. Come si può vedere ha un bel colore scuro, dal marrone scuro proprio al nero abbrustolito. Si sente forte questo odore di cuoio, di pelle, di legna da ardere fresca, somiglia molto a quello del Kentucky. Certamente proviene dal trattamento a fuoco, ma si sente anche odore di frutta fresca e fichi. È abbastanza umido, contiene un'alta percentuale di umidità. Intanto vi sto facendo compagnia con una Daimosi Caravaggio, che è la pipa proletaria che mi sono fatto personalizzare, che tra l'altro tra poco farò l'estrazione. E se volete partecipare senza impegno lasciatemi il vostro numero nei commenti, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Ora, come sapori bisogna dire che dipende molto da quanto umido si fuma, perché se si fuma anche leggermente umido, i sapori principali sono quelli di pelle, di cuoio, di legna da ardere, che possono essere anche piacevoli, ma si sente anche un sapore di olio, che qualcuno mi ha scritto nei commenti che sa di olio per i motori. In effetti qualcosa di simile al Tamoil, però fresco, devo dire, no esausto, ce l'ha. Però se fatto asciugare abbastanza, questo sapore di olio si sente in fondo. Oltre a questi sapori, però, leggermente più sotto si sentono anche dei buonissimi Virginia, con frutta matura, frutta fresca, fichi, paglia e fieno alternato, e anche un filo di piccantino. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 per farvi capire complessivamente cosa ne penso io, gli darei un 7, un po' a malincuore, perché ha veramente dei buoni sapori, a parte l'olio Tamoil, di affumicato e dei buoni Virginia, una corda che potrebbe mantenersi fresca per molto tempo dopo che si è aperta, e è sempre in Samuel Gawitt, quindi mi aspettavo di più sinceramente. Non lo consiglio a un neofita perché ovviamente è abbastanza difficilissimo da gestire in fumata. Sinceramente neanche lo ricomprerei perché c'è di meglio. Non che sia scarso, perché un 7 ce l'ho dato, però veramente è un peccato. Io sinceramente quando devo stare a riaccendere più volte mi innervosisce pure, perché io sono abituato a fumare anche a filo, ma a riaccendere pochissime volte.
Se lo avete fumato anche voi, fatemi sapere, scrivetemelo nei commenti cosa ne pensate. In Italia non ce l'ha recensito nessuno, però dal momento che seguo un po' tutti, io nel mondo più in inglese c'è qualcosa e a qualcuno è piaciuto, quindi fatemi sapere se è una cosa mia soggettiva o sia, come io credo, una questione proprio oggettiva, che questo tabacco sia quasi ignifugo. Un brindisi alla vostra salute con un merlot locale. Salut! Non perdetevi il prossimo video che vi racconterò il Solani 779, una bella inglesina. E anche per oggi ha sido un verdadero placer. Sia pa' cá, hasta la prossima, amigos smokers.